Hakan Çalhanoğlu è costretto a fermarsi per infortunio, lo fa sapere l'Inter attraverso un comunicato ufficiale. Çalhanoğlu, che era stato costretto a fermarsi nel big match contro il Napoli e che oggi ha svolto gli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio. Esami che hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro. La situazione, si legge, sarà valutata nei prossimi giorni. E allora, quante partite dovrà saltare il centrocampista dell'Inter? Per quante partite Christian Chivu dovrà fare a meno del centrocampista dell'Inter? Sicuramente per la partita di domani contro il Lecce, perché oggi siamo già alla vigilia di Inter-Lecce e adesso in questo nuovo contenuto, amiche e amici nerazzurri, cercheremo di capire appunto quali saranno i tempi di recupero di Çalhanoğlu e poi ci avvicineremo insieme a quella che sarà la partita di domani, il recupero della 16ª giornata di Serie A, che arriva tra la 20ª e la 21ª giornata, quindi dopo il big match appunto contro il Napoli a San Siro e la trasferta ad Udine. Domani si ritorna a San Siro per recuperare la sfida contro il Lecce e sicuramente appunto, oltre a Dumfries, del quale tra l'altro tra poco parleremo, e dei vari infortunati, Chivu dovrà fare a meno sicuramente anche di Çalhanoğlu. Prima però di affrontare tutto questo, innanzitutto ben ritrovati amiche e amici nerazzurri. Prima di partire, se non l'avete ancora fatto, io vi invito a cliccare sul tasto mi piace, sul tasto iscriviti e a scannerizzare il QR code qui in alto per entrare a far parte della famiglia nerazzurra del club di Passione Inter. Mi raccomando, vi aspettiamo, abbiamo degli obiettivi per questo 2026 da raggiungere insieme, allora vi aspettiamo anche nel club di Passione Inter, con una stupenda e meravigliosa community di tanti nerazzurri. Dicevamo quindi, Çalhanoğlu si ferma, non ci sarà domani contro il Lecce, ma cominciamo a capire e cerchiamo di capire per quante partite non ci sarà, perché dal comunicato dell'Inter, quando si legge situazione che verrà valutata nei prossimi giorni, solitamente è sempre un messaggio abbastanza non dico positivo, ma che però fa sempre ben sperare, perché sappiamo che quando si tratta di infortuni più pesanti di solito si legge nelle prossime settimane e quindi possiamo, tra virgolette, tirare un sospiro di sollievo, perché in realtà, a prescindere, dico tra virgolette, perché in realtà a prescindere da quello che leggiamo nel comunicato, la sensazione è che comunque Ciala possa rimanere fuori per diverse partite di questo gennaio ricco di impegni. Probabilmente l'obiettivo lo possiamo fissare, diciamo tra, le 2 trasferte a Cremona e, contro il Sassuolo, e quindi, c'è il rischio che possa saltare, o meglio sicuramente Inter-Arsenal, la salterà, però appunto che possa saltare entrambe le partite, le ultime 2 partite di questa fase a girone unico di Champions League. Un bel problema sicuramente per Christian Chivu. Sicuramente possiamo anche pensare che in questo momento lo stato di forma di Zielinski può renderci un po' più tranquilli, anche se sappiamo che quello di play non è il ruolo naturale di Zielinski, però sicuramente sapere di avere un'arma a disposizione che può eventualmente sopperire all'assenza di Çalhanoğlu può un minimo perlomeno farci tirare un sospiro di sollievo, anche se appunto sarà un'assenza pesante. Vedremo poi se ci saranno aggiornamenti, perché appunto stiamo ipotizzando quella che potrebbe essere un'eventuale data di rientro, ma in realtà chissà che non possa insomma anche recuperare prima, è quello che ci auguriamo tutti. E a proposito di recuperi anticipati, proprio oggi è arrivato un bel messaggio da parte di Denzel Dumfries, che ha scritto appunto questo messaggio, diretto ai tifosi dell'Inter su LinkedIn, sul suo profilo LinkedIn, nel quale al di là della descrizione del momento dell'infortunio contro la Lazio, quindi un momento molto, molto doloroso, lui ha detto di essere stato molto testardo, di voler rimanere in campo e poi di essersi reso conto a posteriori effettivamente della gravità dell'infortunio. Dumfries ha detto una cosa: il mio obiettivo è cercare di rientrare prima di quanto la gente si aspetti, quindi ha dato una sorta di messaggio di speranza anche ai tifosi che sono in attesa sicuramente di un rientro di Dumfries, oltre ovviamente all'attesa per eventuali innesti ed eventuali rinforzi in entrata su quella corsia. Sicuramente leggere un messaggio di speranza e di ottimismo dal diretto interessato può da una parte
farci sicuramente sorridere. Sappiamo che i tempi comunque, sono lunghi, che non è una passeggiata, c'è stato un intervento di mezzo, quindi è molto difficile ad oggi pensare che Dumfries possa rientrare con troppo anticipo, però se il giocatore dice di sentirsi meglio, probabilmente sa e sente, insomma, quelle che sono effettivamente le sue sensazioni e quindi appunto magari ci ha riacceso la speranza di un rientro anticipato. Vedremo perché Chivu in realtà, di questo aveva parlato, mi sembra prima di Inter-Napoli, aveva detto: "Io punto a riaverlo a fine febbraio". Però questa non è una notizia, è una speranza che io ho, non voglio che diventi una notizia, chissà che però questa affermazione non possa poi diventare effettivamente, una notizia. Chivu che tra l'altro anche su Çalhanoğlu aveva deciso di non sbilanciarsi proprio dopo Inter-Napoli, in conferenza stampa aveva detto, l'ultima volta per Marcus Thuram ovviamente avevo detto che erano dei crampi e poi sapete com'è andata, quindi evito di darvi aggiornamenti, ma, gli aggiornamenti sono arrivati direttamente appunto, dall'Inter e sappiamo adesso l'entità dell'infortunio di Çalhanoğlu che ci auguriamo possa rientrare il prima possibile, anche perché l'abbiamo visto poco fa, il calendario di gennaio è un calendario comunque impegnativo, al di là della difficoltà, degli impegni, ne abbiamo parlato anche ieri insieme a Lorenzo e Simone, soprattutto in Serie A oggettivamente, siamo davanti ad un calendario più agevole, a delle partite più agevoli per l'Inter. La, cosa che tra virgolette "mi preoccupa di più" è sicuramente la parentesi Champions League, perché avremo davanti 2 avversari di grande valore, tra l'altro la sfida col Borussia Dortmund sarà in trasferta, quindi c'è anche, quel fattore esterno che aumenta la difficoltà, ma, mi preoccupano più che altro anche per il peso specifico di queste 2 partite, perché se è vero che in campionato il calendario è molto più agevole, queste 2 partite che arrivano adesso alla fine del girone unico di Champions League sono una bella prova per l'Inter, che dovrà in qualche modo provare a portare a casa per forza dei punti per strappare la qualificazione diretta agli ottavi di Champions. Ma senza proiettarci troppo in avanti, restiamo belli ancorati al presente perché domani si torna in campo, per Inter-Lecce subito dopo la sfida contro il Napoli. È necessario probabilmente un po' di turnover da parte di Christian Chivu, che dovrà poi prepararsi anche alla trasferta ad Udine di sabato. Tra l'altro una notizia che è arrivata oggi in vista della sfida di domani e che onestamente mi ha sorpresa da un lato, non troppo dall'altro, perché, Christian Chivu ha deciso di saltare, l'allenamento di oggi, quindi saltare l'allenamento della vigilia, che è una cosa veramente inusuale, che solitamente non succede praticamente mai, se non mai. Quindi, Chivu ha deciso di lasciare i giocatori a riposo, di farli ritornare direttamente domani ad Appiano Gentile, e poi in campo contro il Lecce nella serata di domani. Ovviamente noi ci saremo a San Siro. Quindi nulla che dire, il discorso è che per quello che riguarda Chivu, come dicevo, non mi sento sorpresa perché lui ha detto più volte che a volte il riposo è addirittura meglio dell'allenamento, no, il riposo mentale soprattutto piuttosto che fisico può aiutare di molto, però è una scelta sicuramente rischiosa tenere, tra virgolette "a casa" i giocatori alla vigilia di un match. Evidentemente ha percepito che la sfida con il Napoli ha portato ad uno sforzo non solo fisico, perché la partita è stata ad alta intensità, ma, anche e soprattutto mentale. Quindi c'era forse bisogno di staccare un attimo, la spina con tanti incontri, ravvicinati. E allora riposo mentale e fisico per oggi, ma domani si torna in campo e quindi sarà necessario, probabilmente un po' di turnover e cerchiamo di ipotizzare quelle che potrebbero essere le scelte di Christian Chivu, di domani alla vigilia di Inter-Lecce, con Sommer che resta tra i pali in attesa di aggiornamenti su Martinez che, come sapete insomma ha avuto problemi alla caviglia, non è stato convocato per la sfida contro il Napoli e insomma siamo in attesa di aggiornamenti. Tra l'altro con il fatto che oggi i giocatori non saranno ad Appiano Gentile sarà più complicato averli oggi, ma comunque sia vi terremo ovviamente aggiornati sulle condizioni. Bissek, Acerbi e Bastoni in difesa, quindi con Acerbi in realtà il ballottaggio è tra Acerbi e De Vrij, con Akanji che dovrebbe riposare, Bissek che dovrebbe restare sul centrodestra e Bastoni sul centrosinistra, quindi Acerbi che dovrebbe, ritornare dal primo minuto, uno tra lui e De Vrij.
ma l'impressione che possa restare in panchina Manuel Akanji. Non potrà invece restare in panchina Zielinski, che è partito titolare contro il Milan, scusatemi, contro il Napoli, come mezzala al posto di Mkhitaryan, e domani probabilmente sarà impiegato come play per sostituire proprio Çalhanoğlu. Accanto a lui Mkhitaryan, che dovrebbe rientrare dal primo minuto come mezzala sinistra, un Mkhitaryan che contro il Napoli è entrato molto bene, partita in corso, tra l'altro ha anche sfiorato il gol al 93esimo come tutti sappiamo, quindi mi auguro di rivederlo in quella condizione lì, perché l'ho visto entrare molto, molto bene. Barella dovrebbe esserci di nuovo, a meno di sorprese da parte di Christian Chivu, che potrebbe schierare anche un Sucic che stiamo vedendo di meno. A riposo anche Federico Di Marco, che è stato per molti il migliore in campo contro il Napoli, sicuramente ha fatto una gara di grande intensità e quindi anche lui avrà bisogno di un po' di riposo. E sulla corsia di destra ancora, e dico ancora, Luis Enrique, che per forza di cose non può concedersi del riposo, a meno che Chivu non decida di stravolgere la formazione. In coppia d'attacco dovrebbe esserci ancora una volta il capitano Lautaro Martinez, questa volta affiancato da Bonni. Una formazione che può cambiare nel corso della giornata e appunto vi aggiorneremo anche nella diretta di oggi delle 19:30, vi aspetto, mi raccomando. E insomma vedremo anche se Chivu deciderà di sorprenderci in qualche modo, perché vista l'emergenza, vista la stanchezza, vista appunto visto anche il calendario intenso, soprattutto a livello di impegni, magari potrebbe anche sorprenderci in qualche modo. Non credo grossi stravolgimenti, però posso pensare che in un turno infrasettimanale, in un recupero di una partita di campionato, magari qualcosa di diverso potrebbe anche così regalarcelo Chivu. Non lo so, lo vedremo. In ogni caso vi aggiorneremo appunto dalle 19:30 in live qui su Passione Inter. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa pensate anche della formazione di domani, se da parte vostra c'è la volontà di vedere qualcosa di diverso, e un commento anche su questo infortunio di Çalhanoğlu. Non è un ottimo momento sul fronte infortuni per l'Inter, però insomma speriamo di riavere al più presto la rosa al completo. Mi raccomando, vi aspetto qui sotto nei commenti. Nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube, vi basta cliccare qui.